Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Al primo sole, colpo di vento, starnuto, oppure quando arrivano le mestruazioni, sulle tue labbra fa capolino l'herpes? Questo ospite altamente indesiderato, oltre a creare un disagio estetico, può causare dolore, prurito, bruciore e lasciare anche dei brutti segni. In alcuni casi poi il malessere non è limitato alle sole vescicole, ma è generalizzato. Se anche tu soffri di questo fastidioso disturbo, sei sul video giusto. Siamo infatti per capire insieme cos'è l'herpes labiale, quali sono i sintomi, come curarlo e come prevenire le recidive. Ma mi sta venendo l'herpes? Vabbè, questo è il video giusto. Se ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale. L'herpes labiale è un'infezione da virus herpes simplex di tipo 1 che si manifesta su pelle e mucose con delle vescicole ripiene di liquido molto pruriginose e dolorose. Le zone maggiormente interessate sono le labbra, la zona intorno alle labbra, ma può estendersi anche al mento o al naso o anche interessare addirittura l'occhio. Dopo la prima infezione, quando le vescicole sono guarite, il virus non viene completamente debellato. Ha infatti la capacità di rimanere nei gangli nervosi in una situazione di quiescenza. Quando le condizioni glielo permettono, si riattiva. Chiaramente la causa principale dell'herpes labiale è l'infezione da herpes simplex di tipo 1. Si stima che ne sia infettata circa il 65-90% della popolazione e che il primo contatto avvenga addirittura in età pediatrica o neonatale. Non tutte le persone che vengono a contatto col virus però sviluppano le vescicole, in questo caso si parla di portatori e il virus può rimanere latente all'interno dell'organismo anche per tutta la vita. Esistono però dei fattori scatenanti che, andando a indebolire il sistema immunitario, permettono al virus di andare a replicarsi e scatenare l'infezione. Tra i principali fattori scatenanti ricordiamo la presenza di malattie o forte stress fisico, l'esposizione al sole oppure al freddo intenso, le variazioni ormonali, ad esempio durante le mestruazioni, piccoli traumi o lesioni anche semplicemente andando dal dentista e il forte stress emotivo. La colpa è degli ormoni dello stress, tra cui il cortisolo, che inattivano alcune cellule che normalmente invece tengono a bada questo virus. Ma come ci si contagia col virus dell'herpes labiale? Perché avvenga il contagio è necessario il contatto con le vescicole o con il liquido in esse contenute di una persona che ha l'herpes in fase attiva. Il contatto può essere diretto attraverso un bacio oppure indiretto attraverso la condivisione di bicchieri, posate e altro. Meno frequentemente l'herpes può essere trasmesso anche in fase prodromica, cioè prima che si manifestino le vescicole, e in questo caso la trasmissione avviene attraverso la saliva. È per questo motivo che, anche se non si ha l'herpes in fase attiva, è buona norma evitare contatti troppo stretti e baci a persone fragili come anziani, malati e soprattutto ai bambini piccoli. Mediamente l'herpes labiale dura circa 7-10 giorni, nei quali si passa dalla formazione delle vescicole alla loro rottura, alla formazione delle crosticine e poi all'effettiva guarigione. La durata però è influenzata dalle condizioni di salute del paziente, dall'impiego di rimedi già nelle primissime fasi oppure dall'impiego di accorgimenti che limitano la diffusione dell'infezione. In alcuni casi, anche se questa infezione dovrebbe guarire spontaneamente, è importante rivolgersi al medico. Vediamo quando. Se l'infezione colpisce un bambino piccolo, un anziano o una persona comunque fragile con un sistema immunitario compromesso. Se le vescicole si estendono sul viso o arrivano addirittura agli occhi, se si manifestano febbre o altri sintomi generalizzati, se l'infezione dura più di 10-14 giorni e infine se gli episodi sono particolarmente frequenti. Per favorire la guarigione dall'herpes è importante seguire questi consigli. Innanzitutto riposa ed evita stress. Intervieni con rimedi locali già alle prime avvisaglie e mantieni sempre pulita e idratata la zona interessata. Non spremere o toccare le vescicole e lava spesso le mani. In alcuni casi, per favorire la guarigione, si può ricorrere a farmaci in diverse forme.
Le creme sono di solito a base di aciclovir o penciclovir, vanno applicate già dalle prime avvisaglie. Il penciclovir rispetto all'aciclovir risulta più attivo sulle vescicole già formate. Compresse buccali di aciclovir vanno applicate sulle gengive ai primissimi sintomi. E poi ci sono le compresse orali a base di aciclovir o altre antivirali che però vengono prescritte dal medico in casi specifici. Esistono poi anche cerottini e creme lenitive a base naturale che aiutano la guarigione. I cerotti per l'herpes sono dei dischetti trasparenti che isolano le vescicole e creano l'ambiente più adatto per la guarigione. Allo stesso tempo evitano la contaminazione della ferita e la diffusione quindi dell'infezione. Vanno cambiati quando si staccano autonomamente e rappresentano una soluzione discreta e efficace contro l'herpes. Anche la fitoterapia ci offre diversi rimedi per mantenere idratata e protetta la zona delle vescicole. Tra i rimedi più utilizzati ricordiamo quelli a base di tea tree oil o estratto di semi di pompilmo. Per evitare le recidive di herpes è importante adottare delle corrette abitudini e quindi mangiare correttamente, idratarsi adeguatamente, dormire il giusto numero di ore ed evitare stress eccessivi. La prevenzione dell'herpes può passare anche attraverso l'impiego di integratori che rinforzano il sistema immunitario. I più efficaci contro l'herpes sono quelli a base di estratto di semi di pompelmo, uncaria e lisina. Questo amminoacido infatti è in grado di inibire la replicazione dell'herpes. È possibile fare prevenzione anche con rimedi locali, in particolare stick che oltre ad essere idratanti abbiano la protezione solare e contengano attivi come la lisina. Abbiamo visto cos'è l'herpes labiale, quali sono le cause, come rimediare e prevenirlo. Se hai domande lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.